Oggi per la prima volta andremo a recensire un mazzo di tarocchi editi da Armenia. Stiamo parlando dei tarocchi della strega verde. Andiamo a scoprirli tutti insieme, effettivamente tutti insieme dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, lui è Dalì e vi diamo il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo tale da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se il vostro apprezzamento per il mazzo vi porterà a desiderarne l'acquisto, sempre in descrizione troverete dei comodi link che spero potranno esservi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo, nel caso abbiate gradito la visione. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi! Ciao di nuovo a tutti, benvenuti nel vivo della puntata. Eccoci di fronte al nostro bellissimo cofanetto. Questo è il mazzo, ovviamente all'interno sono la versione italiana dei The Green Witch Tarot. Quando ho visto la copertina mi sono un attimino spaventata, questo lo dico subito così giochiamo un po' su questa cosa qui. Mi sono spaventata vedendo questa scritta qui, cofanetto con 74 carte, ho detto oddio, c'è qualcosa che non va, quindi l'ho aperto subito, sono andata a verificare effettivamente, quindi non vi preoccupate, all'interno ci sono ben 78 carte, ovviamente. Detta questa cosa qui, quindi la possiamo mettere da parte. Allora, il cofanetto è una gran bella signora scatola. Dico scatola anche perché si apre proprio a mo' di scatola, quindi andando a tirare questo cassettino, non è facilissimo, però ce la facciamo. Troviamo un bel libretto abbastanza grande nella dimensione, quindi questa guida qui misura 11,5 cm x 16 e non vi ho detto, la scatola comunque è 13 x 18, giusto per rendervi conto delle dimensioni, e nella parte inferiore ben incastrata troviamo il mazzo. Non è facilissimo da prendere così, ovviamente sarebbe più facile magari fare così, ovviamente, però ce la si fa. Allora, mettiamo da parte il cofanetto, questa scatolina mettiamo così potete vederla, e oltre insomma alle misure che vi dico subito, però potete già notare che il mazzo è abbastanza grande perché ogni carta misura 9 x 12,5. Potreste avere delle difficoltà effettivamente, soprattutto nel mischiarle. Come vedete io ho delle mani abbastanza piccoline e non devo ammettere purtroppo che ho queste difficoltà, però insomma pian pianino ci si mette. La qualità della carta mi sembra abbastanza buona, forse i bordi sono un po' delicati perché c'è questo cartoncino. Ovviamente le carte, non so se si vede abbastanza bene, non sono lucide ma opache. Questo mazzo magari risente un po' nella versione italiana sia di questo bordo grande, che appunto le rende più grandi rispetto a quelle originali, e poi è proprio diversa la carta.
questa è, come vi ho detto, è opaca, però non va a inficiare assolutamente proprio sulla bellezza dei disegni stessi. Quindi, a parte queste piccole differenze, poi vedete voi se nel gestire un mazzo così grande è troppo difficile. Io direi che in qualche modo si può ovviare. Ovviamente sconsiglio tutti quei tipi di mescolamento che possono andare a rovinare facilmente il bordo, quindi sia oppure a piegarlo, perché è vero, sì, mi sembra abbastanza resistente come carta, però basta un riffle shuffle continuato che andrebbero a piegarsi un po' troppo. Oppure, come vi ho detto, se mischiate nel modo normale si possono facilmente rovinare i bordi. Detto questo, magari giusto un piccolo suggerimento per cercare di preservarle maggiormente: utilizzate un tipo di mescolamento molto delicato e poi potete colorare i bordi del vostro colore, così riuscirete a preservare di più i bordi della carta stessa. Allora, una piccola cosina che vi dico proprio sulla guida che troverete: io l'ho trovata molto esaustiva, soddisfacente, trovate sia delle indicazioni in generale, no? Su come interpretare queste carte, come consacrare il mazzo, quindi delle indicazioni, no, di riferimento proprio prima di iniziare una lettura e queste cose. Poi ogni singola carta viene raccontata proprio nella descrizione che troverete nelle varie illustrazioni, no? Quindi c'è una dettagliata descrizione e appunto il significato dritto rovescio e delle parole chiave utili proprio per iniziare ad interpretarle. E alla fine trovate anche verso la fine dei metodi che potete utilizzare, da quelli più semplici come una stesa del sì e del no a quelli un po' più complessi. Qui ho visto che c'è la stesa del cerchio della strega, però è chiara l'ispirazione della croce celtica, no? Lo vedete raffigurato qui da questo schemino. Un'altra cosa importante, ovviamente non posso non parlare dell'autrice Ann Mura, che vive in Florida, dove gestisce un negozio di articoli di metafisica, pratica la stregoneria verde, celebra rituali e tiene dei corsi. Poi l'artista che ha proprio rappresentato queste carte, spero di dirlo bene, il nome è Kiri Ossergard Leonard, vive a New York ed è un'illustratrice freelance. Ok, diciamo, detto questo, che mi sembrano delle indicazioni abbastanza giuste e doverose da dire. Un'altra cosa, vabbè, mi sono soffermata poco sulle carte perché adesso andremo a vedere una per una, prima i 22 maggiori e poi gli arcani minori, il retro. Un'altra cosa che volevo dirvi è proprio che non è speculare. Cosa vuol dire? Che se vi capitano rovesciate, riconoscete facilmente che la carta è rovesciata, quindi o quando mescolate il mazzo non osservate il retro per non lasciarvi suggestionare da questa cosa qui, oppure magari fate come me, le uso sempre al dritto, che già sono abbastanza esaustive in quel modo lì, in quel tipo di lettura. E adesso passiamo ad approfondire la conoscenza di questo mazzo andando a vedere i primi 22 maggiori. Eccoci qui di fronte alle prime 11, vi mostro 11 adesso e subito dopo le altre 11, perché capirete, essendo molto grandi, avendo poco spazio, ve le mostro così separate, e quindi le prime 11 effettivamente vanno dallo 0 al
al 10. E partiamo subito con dire una cosa, vabbè, lo potete notare che sono delle immagini stupende, bellissime, il tema, i colori sono tutti incentrati sul verde, sulla natura, e sui marroni, sui gialli, quindi proprio sulla terra stessa. E il tema di questo mazzo di tarocchi è tratto da dalle storie della dea e del dio e della ruota dell'anno. Si basa su tutti gli aspetti della natura, le stagioni, gli elementi, aria, fuoco, terra e acqua, e soprattutto della magia della terra. Precisamente le carte si ispirano ai sabba, alle leggende sulle fate, alle piante, gli animali e alle entità e gli spiriti della terra. In ogni arcano, ovviamente, quando andrete a leggere le spiegazioni, come vi ho detto, troverete sia la descrizione di ciò che viene rappresentato nella carta stessa, però ci sono anche delle belle indicazioni, perché ogni carta c'è proprio il riferimento ad una pianta, un fiore, alle stagioni, quindi c'è anche riferimento tempo e quant'altro, che è molto molto interessante, proprio per darvi l'opportunità di arricchire non solo i significati che trovate qui sopra, però potete voi farvi un vostro libro, un vostro quaderno dove annotare tutte le cose, cosa che potete lasciare la vostra fantasia, la vostra ispirazione, viaggiare attraverso queste immagini, e magari facendo proprio quello che sto facendo io adesso, mettendovi di fronte gli arcani e osservarli, e quindi lasciare che le immagini vi parlano, perché è un mazzo molto evocativo, quindi si presta tantissimo alla lettura simbolica, ovviamente, ma anche proprio alla magia di ciò che viene rappresentato. Un'altra cosa, allora, può essere un po' difficile per chi si trova alle prime armi, perché soprattutto negli arcani maggiori i nomi sono modificati, sono cambiati, quindi troviamo allo 0 l'uomo verde, che sarebbe il matto. Al posto del mago c'è la strega, al posto della papessa c'è l'alta sacerdotessa, l'imperatrice qui è la madre terra, al 4 l'imperatore, qui è il dio cornuto, al 5 ierofante o papa, qui c'è l'alto sacerdote, al 6 al posto degli amanti o dell'innamorato c'è la signora e il signore, al 7 il carro da guerra, però si intuisce facilmente è il carro, all'8 la vecchia, la forza, e al 9 il re agrifoglio, l'eremita, al 10 la ruota dell'anno, e si intuisce anche questa. Allora, qui avete già capito, magari chi conosce i tarocchi, che ci troviamo in un sistema Waite-Smith, cioè dove al numero 8 c'è la forza, e vedremo poi al numero 11 la giustizia, cosa che ovviamente è diversa dai marsigliesi, e qui ovviamente potete andare a vedere le prime puntate che ho fatto sulla differenza dei mazzi. Adesso mi fermo qui per preparare gli altri 11 e noi continuiamo. Eccoci qui con gli altri 11, quindi abbiamo la giustizia, che in questo caso è il menhir, fino al 21, quindi 11-21 il mondo. Vi ricordo che subito dopo trovate lo slideshow, così li vedrete tutti e 22 con calma, uno per uno, a tutto schermo, ovviamente, così potrete guardarli con molta più attenzione e soffermarvi su ogni singola carta. Quindi andiamo a vedere, appunto abbiamo già detto la giustizia, 11 il menhir, il 12 il requercia, che sarebbe l'appeso, e qui cioè, già osservandole magari alcune potreste avere difficoltà di capire il riferimento con i nomi classici, no? Dei tarocchi, però l'appeso è facilmente
intuibile, magari come vi ho detto su alcuni potreste avere difficoltà, però osservando insomma questa pietra all'interno c'è una bilancia e allora potreste comunque arrivarci perché sono molto intuitive. E poi al 13 al posto della morte troviamo il Signore delle Ombre, la Temperanza 14 lo Scide, 15 il diavolo, qui è la natura, il 16 la torre, la caccia selvaggia, la stella, ovviamente le stelle, la stella del numero 17, 18 la luna, il sole. Al posto del giudizio viene chiamato qui in questo caso il raccolto e al 21 c'è l'albero del mondo. Quindi vi ho detto non avete nessuna difficoltà, ovviamente io consiglio questo mazzo di più a chi almeno ha delle basi e quindi conosce almeno un po' gli arcani, i classici marsigliesi o comunque quelli Waite Smith, perché ovviamente questi si avvicinano di più a questa matrice inglese. Giusto per farvi un esempio, ho preso giusto così indicativamente il matto, l'uomo verde, che vi ripeto troverete tutto in modo esaustivo e chiaro nel libretto, nella guida. A proposito del matto stesso, qui vi ho detto, ho chiamato l'uomo verde, che cosa ci dice? Che corrisponde al volto maschile del dio, che è formato da queste foglie, il dio della natura ovviamente, e indica la forza appunto della terra, della natura stessa, no? Nel momento del risveglio, cioè quando tutto inizia a crescere, a germogliare, e quindi direi che come significato si avvicina tantissimo a quelli della tradizione, quindi per questo non avrete difficoltà. C'è qualche differenza effettivamente nei significati, anche nei significati minori, però come vi ho detto potete magari cominciare a leggerli in base alle vostre stesse conoscenze e poi man mano con l'esperienza, con la conoscenza man mano approfondita di questo mazzo potreste aggiungere cose addirittura vostre personali e cose che troverete nei significati appunto della guida. Continuiamo il nostro percorso adesso attraverso gli arcani minori. Eccoci qui, abbiamo parlato dei 22 maggiori, adesso proseguiamo con i 56 minori, ovviamente divisi per i 4 semi, e ovviamente risultano 14 per ogni seme.
I 4 semi sono legati agli elementi, alle stagioni, ai punti cardinali, alle personalità e anche ai tempi degli eventi, come già accennato precedentemente. Per la precisione, i semi di questi arcani minori si riferiscono agli strumenti che vengono utilizzati in un rituale di stregoneria. Abbiamo il pentacolo, simbolo di protezione, abbiamo l'atame che è il coltello rituale, il bastone, insomma lo vedremo, la bacchetta magica e la coppa e il calice e tutte queste rappresentano le energie elementali della terra, dell'aria, del fuoco e dell'acqua. Partiamo proprio in ordine seguendo quello che troverete appunto nel libretto. I denari, o chiamati qui effettivamente pentacoli, giustamente, è legato all'elemento terra, alla stagione dell'inverno, al mondo fisico e materiale, al denaro, agli affari, al benessere, alla salute. E quindi insomma anche qui ogni singolo arcano riuscirete a trovare delle informazioni, delle indicazioni utilissime proprio per studiare se non conoscete ovviamente gli arcani, altrimenti è una buona base, poi potrete approfondire in seguito. Potete fermare il video in questo momento così osservate per bene tutte queste prime 14 carte e noi adesso ci vediamo con la seconda serie di 14. Siamo di fronte agli atame oppure spade, vabbè, comunque è lo stesso. E come già accennato precedentemente, ci tenevo proprio a mostrarvi magari qualche differenza, qualche difficoltà che potreste riscontrare nella lettura delle carte, perché sono un po' diverse da quelle classiche. Ad esempio qui abbiamo il 5 di atame, dove sembra abbastanza evidente il momento di concentrazione, di raccoglimento delle idee e di appunto affrontare determinate scelte proprio per conseguire un certo obiettivo, un certo risultato, cosa che effettivamente è abbastanza diversa da quello che è la versione più classica dei appunto Waite-Smith, dove anche proprio totalmente differente la rappresentazione stessa della grafica, cioè quindi come i significati di conflitto, di conseguire una vittoria ma in modo amaro, no? Triste, quindi quell'idea proprio allo stesso tempo di sconfitta, di vittoria che proprio non c'è, oddio, il mio l'altra carta che non c'è effettivamente in questa carta. E quindi questo è giusto per farvi un piccolo esempio su alcune difficoltà che potreste incontrare, mentre su tante altre sono abbastanza simili anche nella grafica stessa, sia l'8 di atame, anche il 6 con la barca su questo fiume, eccetera eccetera. Questo seme è legato all'elemento aria, alla primavera e quindi a tutto ciò che riguarda i pensieri, la mente, la forza di volontà, l'intelletto, l'intelligenza, i conflitti, le preoccupazioni. E quindi, diciamo, vi ripeto, sempre ogni volta potete fermare il video in questo momento proprio per poterli apprezzare maggiormente e soffermarvi sulle singole carte. Qui abbiamo le carte numerali dall'1 al 10 e le 4 carte di corte. E noi proseguiamo con l'altra serie di 14 carte. Eccoci qui di fronte al seme di bastoni. Questo seme qui è legato all'elemento fuoco, alla stagione dell'estate, a tutti i tipi di iniziativa, si riferiscono anche alla carriera, al lavoro,
all'ambizione, all'energia, no, che impieghiamo nel fare le cose e poi soprattutto alla creatività e tutti gli aspetti della creatività, ovviamente. Anche qui potete fermare il video per poterle visionare. Una cosa che magari mi è stato fatto notare diciamo, da qualcuno che appunto ha già queste carte qui, che secondo loro sono un po' scure. Capisco che essendo principalmente verdi nel retro, nel fronte, insomma questo grosso bordo può risultare effettivamente un po' scuro, però è perché i colori sono molto intensi, ma insomma a parte questo per me sono delle immagini bellissime e l'artista è riuscita a rappresentarle in un modo stupendo ed eccezionale, quindi rispettando le indicazioni dell'autrice. Un'altra cosa che ho notato, secondo me molto interessante, nelle carte di corte, in queste e in quelle precedenti che abbiamo visto nei pentacoli, quindi bastoni e pentacoli, nelle carte di corte abbiamo il fante che è un ragazzino e il cavaliere, no, cioè quello che tendenzialmente è chiamato il cavaliere, quindi di bastoni o di pentacoli, è rappresentata una donna e invece la regina e il re sono un uomo e una donna anziani, diciamo tra virgolette anziani, quindi questi sono corrispondenti in questo modo, mentre gli atame, quelli che vedremo poi, le coppe, il fante è una ragazzina, il cavaliere effettivamente c'è un uomo giovane e invece poi la regina e il re troveremo ovviamente una coppia di adulti, però diciamo abbastanza giovani. Questa è giusto un'indicazione che secondo me può essere proprio utile sia in una lettura dove magari vogliamo valutare sia la personalità sia anche tra virgolette l'età di alcune persone, no, che stiamo indagando, e direi che è un'indicazione molto 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 utile. Adesso passiamo avanti con l'ultimo seme. Siamo quasi giunti alla fine di questo video, andiamo a vedere l'ultimo seme, quello delle coppe. L'elemento è acqua, la stagione è l'autunno, si riferiscono al mondo delle emozioni, di tutto ciò che c'è all'interno di ognuno di noi, alla realizzazione, alla capacità psichica, all'amore e alle relazioni in genere. Allora, per fare un po' il punto della situazione, ripetendosi, facciamo un piccolo punticino che secondo me questo mazzo è adatto sia a principianti che esperti, forse un po' più idoneo a chi possiede già una buona base di partenza. Sono ovviamente come possono essere usate queste carte. È vero, per la divinazione ok, però secondo quello che trasmettono e quello e per come anche li ho utilizzate io, le sto utilizzando a livello spirituale di crescita personale, secondo me è il primo modo di utilizzarli, e poi possono aiutare proprio a connettersi con la madre terra, quindi se avete anche esigenze proprio di radicamento, di aiutarvi proprio nella connessione con la terra, queste carte sono utilissime. Quindi strumento di crescita per aprire e ampliare i sensi e le connessioni proprio con il potere e la magia della natura. Come vi ho già detto, possono essere usati ovviamente per la divinazione, però insomma io lo vedo soprattutto uno strumento potentissimo di crescita e sviluppo personale, e anche per avere una guida sempre pronta e attenta per la meditazione,
e per usare e sfruttare al meglio la propria energia, anche se magari svolgete delle attività magiche. E nel libro viene anche inserito un termine interessante che è il pathworking. L'ho conosciuta da poco, effettivamente mi piacerebbe approfondirla. È una tecnica meditativa, di trance meditativa, che è appunto legato al mondo degli animali. Per concludere vi lascio con una frase, o comunque, se siete delle streghe o stregoni, insomma, se siete dediti alla magia verde, sicuramente la conoscete, e c'è scritto anche nella guida qui. Non dimenticate le regole della strega. L'amore è la legge, l'amore è il legame. Se male non fai, fa ciò che vuoi. Insomma, direi che sono delle indicazioni proprio basilari, sia di comportamento, sia di qualsiasi tipo di relazione, sia verso se stessi che soprattutto verso gli altri. Si conclude qui questa puntata, magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo qui. Noi ci rivediamo alla prossima e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao a tutti!